Ciao ragazzi, oggi voglio rendervi partecipi di una giornata che per me è al tempo stesso triste ma anche felice. Voi direte com'è possibile? Beh, lo vedete qui dietro alle mie spalle. Oggi darò via la mia amata Toyota Aygo che negli ultimi 2 anni mi ha portato praticamente ovunque senza mai lamentarsi per prendere una nuova auto. Non una Ferrari, nemmeno una Tesla, ma una modestissima utilitaria che però mi piace davvero tanto e che mi aiuterà con la mia vita quotidiana. Quindi, mia cara Toyota Aygo, dopo questi 2 anni noi ci salutiamo, una macchina fantastica che consiglio a tutti, ma è arrivato il momento di cambiare. Cosa verrà dopo di lei? Beh, scopriamolo insieme tra poco. Vi presento la mia nuova Peugeot 208. Inutile dirvi che da buon nerd mi sono subito innamorato di questi bellissimi fari LED. Tra l'altro l'auto è keyless, quindi dovrebbe aprirsi da sola quando ci avviciniamo a lei. Infatti sotto gli specchietti c'è anche un LED che illumina la parte bassa quando è buio. Il colore è blu vertigo, blu elettrico direi, che mi ha subito conquistato. È una 208 in allestimento GT Line, molto bello anche la parte posteriore con i 3 LED, il graffio sia avanti che dietro, davvero spettacolare amici. È un'utilitaria, però a me piace tanto, con lo spoiler lì sopra. Anche il bagagliaio non è malvagio, abbastanza capiente, sicuramente più della mia precedente Toyota Aygo, e anche i cerchi da 17 pollici non sono assolutamente male. Già penso di far colorare il freno o di rosso o verde acido kryptonite, devo ancora decidere. Ma vi porto anche all'interno perché è praticamente un'astronave fatta automobile. Il volantino è molto piccolino, come tutte le Peugeot recenti. Il display è 3D, cioè in pratica abbiamo il display più grande posto nella parte posteriore, davanti a lui un piccolo vetrino su cui viene riflesso, proiettato, l'immagine in 3 dimensioni grazie al display che vediamo lì in alto. Quindi abbiamo una sorta di display olografico, oltre che molto bello, anche molto utile perché ci spara in faccia subito le informazioni più importanti come avarie, velocità massima. Ma questa non è la recensione completa, che arriverà magari fra un paio di settimane, quando comunque finisco di testarla. I comandi sono a pianoforte, bellissimi, touch, sedili riscaldati. Abbiamo anche la ricarica wireless qui sotto, una macchina molto tecnologica da buon nerd come sono io. Questo è il cambio automatico, vi spiego tra un attimo perché. E poi abbiamo ovviamente la striscia LED che gira attorno all'auto e quest'altra chicca, ovvero il tetto panoramico che purtroppo si apre solo manualmente. Non sono così ricco da potermene prendere uno automatico, ma è davvero bellissimo. Ho sempre desiderato averne uno nella mia automobile. Ora però vi faccio vedere il motore, perché ragazzi molti di voi pensavano che io andassi a comprare una macchina totalmente elettrica. Questa la fanno elettrica, oppure una Tesla o auto simili. Invece mi sono dovuto accontentare di un modestissimo turbo benzina da 130 cavalli 1200 di cilindrata. Allora ero davvero tentato nel comprare questa 208 in allestimento totalmente elettrico con 136 cavalli totali. Il problema è che qui nel sud Italia, specialmente nella mia zona, a Bari, non siamo ancora pronti per l'elettrico perché purtroppo mancano quasi totalmente le colonnine di ricarica. Io inoltre ho la macchina in un parcheggio privato, non ho un box in casa mia, cioè sotto casa mia, quindi anche qui devo un po' accontentarmi di quello che trovo. Magari più avanti, se anche noi qui a Bari ci adegueremo un po' all'elettrico, mi piacerebbe davvero tanto comprarne una di questo tipo.
ma per ora purtroppo non è cosa, a meno ovviamente di avere una casa con box in cui installare una colonnina dedicata. Vi voglio svelare un piccolo segreto, amici. La prima parte di questo video l'ho registrata ieri mattina e l'auto l'ho ritirata nel pomeriggio, poche ore dopo. Invece sto registrando questa seconda parte a un giorno, 24 ore di distanza. Perché? Perché ovviamente mi sono voluto divertire un attimino per capire se tutto funzionasse o meno. Ho anche provato a registrare ieri sera, ma ero davvero esagitato, quindi non era davvero cosa. Ora che sono un attimino più lucido ho potuto parlarvene un po' meglio. Ora datemi un paio di settimane di tempo, più o meno, forse qualcosina in più, in quanto non sono un tester di auto, sono abbastanza improvvisato in questo settore, per provarla per bene. Poi farò una recensione completa in cui vi dirò pregi e difetti di questa bella macchinina, che resta un'utilitaria, però davvero secondo me molto ben fatta, non molto costosa, anzi io l'ho pagata meno di 20.000 euro, dando, lo dico chiaramente, dando indietro la mia Toyota Go un po' di sconti, quindi sono andato davvero benissimo. Mi piace davvero tanto, anche la parte superiore, il tetto è nero, molto racing, anche se questa non è una macchina ovviamente sportiva, però mi piace particolarmente. E vi chiedo davvero scusa se questo vlog magari è un po' fuori luogo, perché so che magari non c'entra nulla con la tecnologia, con il tema di questo canale, anche se quest'auto è davvero molto tecnologica per quanto riguarda l'elettronica, quindi un po' potrebbe anche centrare, però mi piace davvero tanto condividere con voi qualche mio traguardo. Ok, si parla sempre di cose effimere, di oggetti materiali, quindi nulla che possa servirci per il nostro benessere, però io sono davvero contento quando riesco a raggiungere un risultato. Lo devo anche a voi, quindi mi sembra logico ringraziarvi. E se passate da Bari, mi raccomando, avvertitemi, perché vi offro una bella birra e anche un giro in auto. E non c'è molto altro da dire in realtà, perdonatemi se nelle ultime ore sono un po' assente su Facebook e Telegram, ma sto cercando un attimo di godermela e capire se funziona tutto bene oppure no. C'è la fase di rodaggio, quindi è importante capire cosa funziona e cosa non funziona, in modo da usare subito l'assistenza, la garanzia finché ce l'abbiamo. Ora però ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questa macchinina. Vi piace, non vi piace? Vi piace il colore? La comprereste oppure no? Che macchina avete voi? Se avete mai comprato un'auto da zero, un'auto nuova, e vi piace la sensazione che vi dà comunque essere arrivati a quel traguardo importante con le vostre sole forze, che secondo me è una cosa fantastica. Sì, ok, voi penserete magari l'auto nuova si svaluta già del 20-30% appena mette piede, anzi ruota fuori dal concessionario, ed è verissimo, però è una sensazione che per me è davvero bella e ho voluto provarla almeno una volta nella vita, concedetemelo. Ok amici, dite la vostra con un bel commento qui sotto, e se questo video vi è piaciuto, beh, potete supportarmi lasciandomi un semplice e gratuito like. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui, sempre che voi vogliate ovviamente, su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!